Buongiorno! Buongiorno, mattinata presto, sono le 7:15. Si parte per... Direzione Teide. Quindi dobbiamo andare sulla montagna più alta d'Espagna, e quella più alta, il vulcano più alto delle Canarie, terzo vulcano al mondo. Cominciamo a salire, siamo già a 1000 metri. Beh, abbiamo dormito sui 900 circa e la temperatura ancora era accettabile. Ora si sale, perché dobbiamo arrivare ben a 3500 metri, quindi ce n'è ancora da salire. Questa zona purtroppo è stata devastata da un incendio la scorsa estate che ha completamente bruciato gran parte di questo bosco e quindi si vedono ancora i segni della devastazione. Spettacolo di nubi sull'oceano e il nostro destino. Eccolo lì. Pronto Mauro? Bellissimo. Vai che si sale. Paolo ci ha raggiunto e saliamo assieme sulla funivia del Teide. Saliamo. Eccoci arrivati in cima alla funivia del Teide, siamo a 3500 metri, poco più. La funivia ha un dislivello di 1200 metri, quindi insomma siamo partiti già da ben 2-3. Il fiato com'è? Il fiato è buono, siamo fermi, il fiato è buono. Per fortuna è da Adesso fermi. andiamo verso Pico Viejo e vi farò dire, lo spettacolo è commovente. Pazzesco, si vedono molte delle altre isole delle Canarie. Beh, qui a 3500 la temperatura è decisamente cambiata, l'aria è molto più fresca, più rarefatta e c'è anche la neve. Guardate un po'. Forza ragazzi, si cammina! Alleluia! Guardate che spettacolo! Si vede il lago Mera e la palma là in fondo. Siamo sul tetto del mondo, letteralmente. Che emozione!
E il Teide, la cima, la vetta, è proprio qua sopra. 200 metri sopra di noi. Per raggiungerla è obbligatorio chiedere un permesso al Parco Nacional. Dietro pagamento viene dato un numero chiusissimo. Infatti 2 settimane fa ho provato a vedere che disponibilità c'era e me la dava ben 3 settimane e mezzo dopo. La salita alla vetta è limitatissima. Anche la funivia da prenotare. Noi abbiamo prenotato solamente la funivia, andata e ritorno, non residenti, al costo di 41 euro, prenotabile solo online. E successivamente facciamo questa camminata di 20 minuti circa al Pico Viejo, che questa si può fare in autonomia senza problemi, c'è un dislivello non molto elevato, mi sembra sia 50 metri. Il problema grosso è l'altitudine, che quindi qui siamo sui 3.500, quasi 3.600, quindi il fiato un po' corto. Infatti i miei 2 uomini li ho già persi, ma pazienza, arriveranno, io vado avanti in esplorazione intanto. Eccolo là il Pico Viejo, è questo cratere con una circonferenza, se non sbaglio, di 400 metri che è possibile fare a piedi. Ora vediamo se abbiamo tempo e lo facciamo, perché il parco permette di stare qui in alto, alla parte alta della funivia, solamente un'ora e 10 minuti. E abbiamo la Gomera, Hierro in fondo e la Palma a destra. Ora inizia anche a far freschino, quindi mi sono coperta, guantini, cappellino, perché il vento sta tirando e il vento a 3500 metri è decisamente fresco. Comunque lo spettacolo da qui è pazzesco. Col Sur, la Sibiglia di Golf, Los Cristianos, andando su Cigatas, che è qui, il vulcano Ciniero, Santiago del Teide, insomma tutti i posti che abbiamo visto in queste settimane passate. Sono arrivato! Bravo Mau! Guarda che bella immagine la tua con il Teide sulla cima, se alzi un dito lo tocchi pure. Praticamente il sentiero è stato scavato fra le colate laviche. È insegnato decisamente, ben fatto. Solo un po' di saliscendi, quindi un po' impegnativo, bisogna avere delle scarpe con un po' di carro armato perché si rischia di scivolare, ma è perfetto. Ma guardate un po' dove sono a camminare, sola in queste colate. Che spettacolo! E in queste situazioni, in questi posti, ci si rende conto di quanto siano piccoli. Ci starei ore io qua sopra, purtroppo devo rientrare perché non ci fanno stare di più. Personalmente ho coronato un sogno. Non ho più l'età per farlo tutto a piedi, ma ho l'età per potermi permettere la funivia. Quindi me la sono fatta in funivia. E L'età per amarti. Qui alle nostre spalle c'è il Teide. Non siamo saliti in vetta perché è limitatissimo, sono 200 persone al giorno, però lo spettacolo è veramente unico. L'emozione è tantissima. Camminare a 3500 non è un giocattolo. Allora Betty, possiamo dire anche il Teide fatto! Ce l'abbiamo fatta!
70 meno 1. Bravissimo Paolo, bravissimo. In più Paolo si è appena fatto un intervento a un dente, quindi figuriamoci, pieno di antipiretici, di antibiotici, quindi è stato un grandissimo Paolo. Iperventilazione, Grandissimo Paolo. Dai che ce l'hai fatta, grande. Bravi, due vecchietti. I vecchietti ce la fanno sempre, l'importante è arrivare a 99 così. Bravi. Le nuove generazioni. 99? Le nuove generazioni 99. Le 99. nuove generazioni non saranno come noi. Per fortuna siamo partiti presto, noi abbiamo preso la funivia dalle 9:10 perché adesso avete visto che casino di auto e di persone che c'è. Ma Carletto, ma dove ti abbiamo portato? Quanto ti è piaciuta sta salita, no? Oggi per me è una giornata che merita a prescindere. E dopo il Teide siamo arrivati a Vilaflor, il villaggio, il pueblo più alto di tutte le Canarie. Siamo a 1500 spiccioli e adesso siamo qui con Paolo. Giornata stupenda. Garbanza e il pringo. Ok, aspetta che... Wow. Buon proveggio. Che è un mix di verdure con del gofio. Il gofio è quella farina tostata locale che si trova comunemente alle Canarie. Vilaflor de Chasna. Eccoci che lasciata Vilaflor dopo un pranzo lugubre. Eh sì, molto buoni in questi Guacince. guacince, trattorie local, ma soprattutto dopo 4-5 giorni di cammino, di esplorazione, ricerca a destra e a sinistra, adesso siamo tornati e soprattutto dopo essere stati a 3600 metri della stazione del Teide alta, siamo discesi di 3600 metri e siamo ritornati sulla spiaggia di Tejita. ci riposiamo un paio di giorni. Adesso in concomitanza col weekend
non ci muoviamo, ce ne possiamo anche altrimenti ci fregano il posto, poi non lo troviamo più nel parcheggio. E aspettiamo Isa e Franci che si fermeranno anche loro qua stanotte. Domani giornata di relax e poi domenica e lunedì vediamo. Questa sera ci fermiamo qua, iniziamo a lavorare, iniziamo a fare un po' di lavori da camper. Tu devi sistemare quelle poche cose che non vanno nel camper e io lavoro al computer. Sempre a lavorare, va bene? Ciao, buona serata a tutti, a domani. Buongiorno, ancora un po' addormentata questa mattina. Io no, sto Ciao. preparando 2 ovette. Si è svegliati alla spiaggia di Tejita. Mauro prepara 2 uova, io mi faccio una spremuta e così facciamo colazione prima di andare a goderci una giornata, o forse 2, chi lo sa, in spiaggia. Eccoci qui, una bella giornata in spiaggia, sempre in compagnia di Francesco Pizza. E ora è arrivato un triste momento. Anche le belle cose finiscono, anche le belle cose hanno pur sempre una fine e per questo restano belle per noi. Francesco e Isa tornano a Gran Canaria e quindi ci lasciano. Hanno fatto questi pochi giorni ma gradevolissimi assieme a noi. Qui a Tenerife. È stato bellissimo. Sì. Tenerife vale sempre la pena. Tenete sempre presente che se avete bisogno di 2 guide che vi possono indicare tutto e anche di più a Gran Canaria e a Tenerife, perché comunque lavorano anche su Tenerife, Le avete qua. l'avete qua, Francesco e Isabella. 2 guide ufficiali di Gran Canaria, diciamolo. Esatto. Eventualmente se avete bisogno scrivetelo nei commenti e noi vi diamo direttamente i contatti. Esatto. Bene? Ciao belle. Ora vi salutiamo e Salutiamo, piangiamo un po'. un po' di dispiacere. Ciao. Oh, ma un abbraccio di gruppo! Ragazzi, buona serata. Noi restiamo ancora qua. Abbiamo domani altri incontri e noi continuiamo la nostra vita qui a Tenerife e loro a Gran Canaria. Va bene, allora chiudiamo qui, li salutiamo e purtroppo se ne vanno. Ciao ciao!